Ciao a tutti amici e benvenuti da strumentimusicali.net, dove spesso insomma faccio dei video e presento queste opzioni, queste possibilità, cioè nel senso che in questo caso in particolare, diciamo, questo video è un po', insomma, fa parte di una serie, no? Di questi video dedicati a dei setup, diciamo, messi insieme con un criterio per cercare di offrire con un prezzo prestabilito, diciamo, tra virgolette, insomma, più o meno, no? Tutte le opportunità che possono essere utili per chi deve suonare un po' di tutto, ecco, insomma. Poi è chiaro che magari faremo anche dei setup dedicati a un certo tipo di mondo, più da una parte, più dall'altra. Qui siamo un po' nel tuttofare, con una concezione abbastanza ampia dal punto di vista sonoro, cioè andiamo dai classici pianoforte, piani elettrici, Hammond, clavinet e tutto il resto, fino ai sintetizzatori, chiaramente in questo caso ridotti comunque al PCM, cioè nel senso non siamo nel virtual analog, siamo però comunque di fronte a strumenti creati da aziende che questo tipo di discorso qui, quello dello sviluppo, del campionamento poi alla fine, hanno anni e anni di esperienza, quindi sia dal punto di vista dei campioni, quelli più voluminosi, quindi pianoforti e tutto il resto, sia dal punto di vista dei sintetizzatori, abbiamo tutto lo storico di queste aziende, diciamo, riprodotto in una versione comunque economica ma assolutamente efficace, e in più abbiamo anche invece lì la virtualizzazione dell'Hammond in questo caso e anche in questo caso. Chiaramente io ho scelto questo tipo di approccio perché in realtà in questo caso volevo, non come ho fatto l'altra volta che le ho, come dire, collegate MIDI per avere una serie di opzioni, siccome sono entrambe autosufficienti, diciamo, ho cercato di pensarle separate, cioè come due entità separate, anche perché in questo modo io posso sfruttare al meglio le possibilità di entrambe così come sono e crearmi, nel caso dell'organo, anche la classica situazione, quella che ogni tanto metto in campo, che è quella, diciamo, di avere un organo insieme al pianoforte, però nello stesso tempo qui posso avere appunto, perché questo lo potrei fare comunque splittandole, però comunque in generale tenerle così mi ha stimolato. È anche vero che dall'altra parte, unendo le MIDI come ho fatto in passato in altre situazioni con il VR Combo, si può fare tutto, cioè le opzioni sono quelle classiche del MIDI e del collegamento MIDI, che permette comunque di utilizzare, diciamo, un layer come upper e un layer come lower, e quindi gestire questa cosa nel caso del VR Combo in modo da avere i suoni di questa suonati anche da questa. Poi si può fare anche il contrario. Insomma, tutte queste cose io le avevo utilizzate in un tour di 4 o 5 anni fa, dove il VR Combo lo utilizzavo in questo modo, ma in particolare per l'Hammond avevo escluso il suo rotary e utilizzavo un rotary esterno, e devo dire che il suono del VR Combo mi aveva convinto tanto, puro, perché è molto medioso, molto ciccione, e in un Leslie esterno aveva un bel suono, a me piaceva molto, quindi insomma l'ho utilizzato per tanto tempo, molto rock, devo dire, molto molto panciuto. E quindi in questo caso l'ho pensata così: se avete bisogno l'Hammond qui sotto, invece di fare A, B, mando il segnale 2 sulla lower di questa, qui abbiamo questo che comunque fa il suo lavoro come, diciamo, situazione un po' chiesa, un po' church. E sì, ho detto church con un accento milanese tremendo, un po' church, scusate, ma non ci posso fare niente. Del resto, insomma, sono, come dire, nato e cresciuto nella periferia milanese, dove questo modo di parlare, cioè, ti salvava la vita, diciamo. Allora, questo discorso l'ho fatto perché comunque, siccome il CK88 ha ben 3 aree che possiamo utilizzare per usare per tutte e tre quello che ci pare, quindi un pianoforte più pad, più organo, più pad, più lead split, già così lei fa tutto. Quest'altra
si occupa della parte dell'organo in modo più vivace, diciamo più anche insomma performante, ma soprattutto ha una particolarità. Il VR, per esempio, quando si tratta dei lead, adesso chiaramente qui con i drawbars possiamo giocarci cutoff, resonance, qui ci sono scritte decay release, una DSR, il cutoff, la resonance. Ma in più abbiamo anche gli effetti, overdrive, tono, compressione, che sono tutte a portata di mano qua. La quantità di delay, il reverb. Adesso già ha preso quota, no? Tutto quanto, cioè nel senso, qui i suoni diventano cattivi facilmente. Ricordo che questa cosa io l'ho utilizzata molto live, quando non usavo l'Hammond con questo e ci dovevo magari fare la frase col synth oppure gli archi uniti con... Questa opportunità così veloce mi ha aiutato tanto a essere, durante le prove, per esempio, a fare i livelli velocemente, perché comunque funzionano bene, ma soprattutto sono utili per lavorare questi controlli qui che ci sono qua. Qui stessa cosa, io questo qui dal vivo, il CK88, non l'ho mai suonato diciamo in contesti di band grosse, l'ho suonato in un contesto piccolo, non era mio, ma l'ho suonato e mi è piaciuto tanto, nel senso che comunque usciva il piano e tutto quanto, eravamo però in un contesto dove non c'era bisogno di spaccare tutto, insomma era più facile. Però in generale già il fatto che ci sia dentro il CFX già è una bella cosa. Io adesso ho impostato il pedale di espressione di modo che si occupi solamente del layer A e del layer C, quindi l'A, che è quello dove sto tenendo pianoforte, oppure voglio dire piano elettrico anche posso mettere, e poi magari qui sul B metto un pad. Qui è tutto velocissimo, ragazzi, veramente è una cosa pazzesca questo strumento. E faccio entrare con quel pedale lì il pad o quello che voglio, poi posso assegnare un altro suono ancora, utilizzare degli strings per esempio, unirli al pad. Qui ho poi anche il mixer, chiaramente terrei il piano elettrico al massimo, il resto è veramente facile e veloce mettersi in qualunque situazione. C'è anche il D-Beam, che vabbè io non sono non è una cosa che uso, ma comunque c'è anche quella. Poi c'è questo fantastico vano con l'USB per inserire l'USB, ma anche tutte le vostre gioie, diciamo. Se volete metterle lì, ma comunque insomma c'è dello spazio. Poi come sentite lo strumento suona molto e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Abbiamo anche una sezione drum, questa fa un sacco di cose, possiamo suonare insieme a questa in mille modi. Io la usavo anche per fare cose del tipo, mi serviva un piano, che ne so, ipercompresso col delay, questi suoni di Roland. Sono cose semplici, adesso è un esempio stupido fatto al momento, ma con tutti i controlli così velocemente raggiungibili è la stessa cosa qui. Insomma è veramente facile arrivare dove si vuole arrivare velocemente, e per una, io li chiamo accrocchi, ma insomma nel senso, apparecchiandosi così con questi due strumenti che sono fondamentalmente economici, il livello è alto, cioè non so come dire. Poi è chiaro che io spesso leggo nei vostri commenti cose del tipo sì, però comunque stiamo parlando di strumenti non di prima scelta, non so come dire. In realtà adesso questa cosa qua io comincio a far fatica a, come dire, a definirla
a prenderla come un dato di fatto, lo strumento costoso suona bene, questo vale per tutti gli ambiti e anche per le tastiere. Cioè siamo arrivati al punto che questo qui è uno strumento economico, a parte che questo c'ha anche le casse, che è una cosa pazzesca, cioè potete fare la prova a casa così che comunque c'ha pure volume. Ma al di là di quello, questo ha dentro campionamenti che sono sugli strumenti veri, che siano meno, più, magari hanno tolto un layer, cioè ci lavoro in queste cose. Si può fare qualsiasi cosa, quello che conta è quando andate a suonare con questo strumento e suonate questo pianoforte, se bene o male ce la fa, dovete sempre considerare che il prezzo, cioè i soldi che avete speso per comprarlo e quello che vi sta dando è incredibile, adesso come adesso. Anche perché una volta gli strumenti belli costavano veramente un sacco di soldi e questo è un discorso che quando lo faccio, molto spesso lo faccio, quando lo faccio da anziano quale sono, mi sento dire anche da persone della mia età, se non più grandi di me, no, però non è possibile che... Ma uno che ha 60, 65, 70 anni, ma non se lo ricorda quanto costavano gli strumenti una volta. E facevano una cosa per volta. Lo so, ma erano meravigliosi, erano bellissimi, l'artigianato e il coso. Sì, lo so, però ragazzi, cioè, poi mi dite che poi arriva quello che dice che non può portare la roba perché gli fa male la schiena. Quell'altro che... E allora qua, leggeri, suonano, fanno tutto per 5 volte l'uno, insomma... Mi sembra che sia un buon risultato, qualità-prezzo, chiaro. Poi se uno si vuole comprare l'ammiraglia, 2 ammiraglie, 3 ammiraglie di tutto, per carità, ha una paletta sonora più ampia, ha sicuramente una profondità, ecco, quello sì, magari gli effetti, la profondità di campo che si sente quando si suona, la qualità dal punto di vista anche proprio del calcolo che c'è all'interno delle macchine sicuramente sale, quindi più effetti migliori, calcolati al momento, strumenti a modelli fisici e tutto quanto. Però, adesso scusate questa digressione gigantesca, ma è per dire che, insomma, qui uno comunque con questa roba qua, se io avessi avuto queste cose qua quando ero giovane e povero per andare a suonare nei locali, cioè io avrei fatto i salti di gioia, veramente. Quindi poi è chiaro che magari uno si deve arrangiare. Io per esempio con questo ho suonato in ambiti professionali ormai da anziano, da signore diciamo, e sono andato a suonare, non ho usato il suo rotary interno perché magari non era all'altezza, ma vi garantisco che il suono dentro un rotary esterno erano tutti felici, ma tanto anche. Quindi insomma con un po' di ingegno questi strumenti qua si possono far lavorare bene. In particolare questi due io li trovo estremamente efficaci, pensati bene, con un rapporto qualità-prezzo impressionante. Penso che voi conosciate comunque poi i suoni che ci sono all'interno, ma chiaramente qui abbiamo un po' tutto per due, no? Perché comunque io anche qui ho dei piani elettrici, dei pianoforti, hanno un altro proprio tipo di suono. È proprio tutto diverso rispetto a qui. Qui abbiamo il classico mondo, diciamo, Yamaha, quello degli ultimi anni, che devo dire veramente incredibile, con anche tutte le, diciamo, varie opzioni, e poi ci sono i clavi. Adesso non lo so, mi metto in una condizione, diciamo, possiamo fare pressoché quello che ci pare, nel senso che poi qui c'è tutto, ci sono chiaramente, poi c'è tutto il mondo che c'è anche qui, però insomma si può andare negli anni 80, si può andare dove ci pare, no? Mettiamo un lead.
stavo giocando, ma nel senso è tutto pronti via, effetti anche qui, voglio mettere un chorus, voglio mettere quello che mi interessa, basta che il layer selezionato sia quello giusto e quello che io metto, quello che io faccio funziona su quel layer immediatamente. Qui è molto simile, abbiamo un concetto un po' diverso, più organistico, upper e lower, e abbiamo comunque i controlli qui per i sintetizzatori. A portata di mano, qui stessa cosa, anche qui la cosa bella del CK è che qui abbiamo la resonance e il cutoff, sono diciamo a portata di mano immediatamente. Se io metto un lead, anche qui ho immediatamente il cutoff a portata di mano, cosa che uno dice vabbè ormai è normale, sì è normale adesso, ma tutte queste cose a portata di mano con questa intelligenza, perché dovete sempre considerare l'esperienza delle aziende, tutte. Se un'azienda esiste da tanti anni è già passata per una serie di problemi, giusto? Ecco, questa cosa qua è importante. Poi chi ha uno storico da professionista oppure da amatore, ma comunque da musicista, perché anche questa distinzione non ha nessun senso. Cioè, se uno a casa sua suona per il piacere di farlo, può essere bravissimo, preparatissimo, conoscere tutto, molto più di uno che magari lo fa di mestiere perché è finito a farlo di mestiere. Non c'è una regola, no? Quindi voglio dire, se uno conosce la storia degli strumenti musicali, sa benissimo che queste sono aziende che hanno un'esperienza alle spalle incredibile e tutto il resto. Chi non lo sa, lo sto dicendo per quel motivo lì, perché magari molti non conoscono, i giovani in particolare, queste aziende non sanno che cosa c'è dietro queste aziende, no? Quindi alcuni problemi li hanno già affrontati. Ora poi con la rete, con tutte le possibilità che ci sono, tutti sanno più o meno tutto, però questi sono strumenti, secondo me, qualità-prezzo incredibili. Adesso io non ricordo esattamente in questo momento quali siano le cifre, ma siamo intorno alla cifra che metteremo sulla copertina, cioè nel senso che con quei soldi lì uno compra nuovi degli strumenti che gli permettono di fare mille cose. Ora io ho fatto solamente degli esempi, ma se vogliamo entrare nel mondo dei synth, considerate che qui abbiamo due layer con cui possiamo fare due cose separate, una sopra l'altra, e possiamo splittare, fare, quindi insomma le opportunità sono tantissime. 3 sezioni qui dove possiamo scegliere tutti i synth, per dire il discorso che facevo prima, no? Pad, 3 pad diversi e li miscelo. Posso assegnare il pedale del volume a dove voglio e a chi voglio, però per dire, se io voglio invece fare un'altra cosa, suono molto vintage, sto mettendo insieme un pianoforte, un Rhodes e un CP, in questo caso 80 perché 88 tasti, e questo è un suono molto, diciamo, anni 70, si usava unire più pianoforti, e voglio dire, non ci ho messo mezzo secondo, ma se io al posto del Rhodes qui invece ho bisogno di un pad, ci metto un secondo proprio in questo modo. Adesso posso scegliere chiaramente quale pad utilizzare. Sposto un po' più sugli anni 80, poi se voglio spostarmi ancora di più sugli anni 80 vado qui e vado sull'FM mescolato col pad, mescolato con il pianoforte, cose che si facevano in quel periodo lì. Passo da questo a quello che voglio dal punto di vista organistico. Forse dove mi fermo un attimo sono le questioni di sintesi. Sì, qui non manca niente, ci sono tantissime patch di sintetizzatori molto interessanti, pad, però diciamo che sono dei classici. Poi lo strumento permette di avventurarsi un po', però
Comunque sono strumenti da suonare, non sono sintetizzatori per fare, insomma, sound design o cose del genere. Comunque, spero sia stato utile, spero sia un, come dire, un accrocchio dei nostri, che, insomma, che sia interessante anche per voi, possa essere un'opzione che vi interessa. Io vi ringrazio strumentimusicali.net, tutti gli amici che ci sono qui e che mi supportano quando faccio queste cose. Ci vediamo la prossima volta. Se vi vengono altre idee su come, diciamo, accrocchiare appunto le tastiere, facciamo un altro setup e vediamo un po' cosa salta fuori. Un abbraccio forte, se vi piace quello che faccio andate, cioè, iscrivetevi al canale, questo è chiaro, ormai ve lo dicono tutti, ve lo dico anch'io. Andate sul mio sito www.maxkiss.com dove trovate un po' tutti i video divisi per categorie, lì ci sono la mia musica, le mie cose, insomma se vi interessa mi fa piacere. Un abbraccio, un bacione, a presto, ciao ciao!